Mario Amato, sostituto procuratore della Repubblica di Roma, è stato assassinato stamattina in Viale Ionio, alla fermata dell'autobus che lo avrebbe portato al suo ufficio di Piazzale Clodio. Il giorno stesso della sua morte, Amato, pochi minuti prima di essere ucciso, telefona alla Procura di Roma chiedendo se gli possono mandare una macchina blindata. Amato sa che la sua morte è già stata discussa, approvata e commissionata. Glielo ha detto un detenuto. Lo ha confermato la polizia. Ma dalla procura gli rispondono che non è possibile. L'autista della macchina blindata prenderà servizio solo più tardi. Allora il giudice, che non può attendere perché in ufficio ha del lavoro urgente che lo aspetta, va, come sempre, alla fermata dell'autobus vicino a casa. Qui un killer lo uccide con un preciso colpo alla nuca. 22 giugno 1980, viene ucciso alla fermata dell'autobus il sostituto procuratore Mario Amato. Sta investigando sui NAR e su un gruppo di potere che si intravede alle spalle di alcune loro azioni. Aveva detto: sto arrivando alla visione di una verità d'assieme, coinvolgente responsabilità ben più gravi di quelle stesse degli esecutori materiali degli atti criminosi. Amato viene raggiunto alle spalle da Gilberto Cavallini, che gli esplode alla nuca un colpo di rivoltella, fatale, per poi fuggire con una motocicletta che lo aspetta, alla cui guida è Luigi Ciavardini. I funerali del magistrato sono stati celebrati nella Basilica dei Santi Apostoli. Il feretro è entrato nella navata portato a spalla da alcuni colleghi del giudice. La moglie sorretta dai familiari. Hanno assistito anche i due figli e la madre del giudice assassinato dai NAR. Il Presidente della Repubblica si è fermato accanto al feretro, teso, commosso. Poi ha preso posto tra le altre autorità dello Stato. Tutte le vittime del terrorismo sono state ricordate dal cardinale Poletti. A tutti i terroristi Poletti ha detto ancora una volta che hanno perso la loro inutile guerra. L'appello del vicario di Roma si è accompagnato ad un richiamo al pentimento e per tutti alla assunzione delle proprie responsabilità. A mettere sulla pista dei NAR Mario Amato era stata la questione dei travel check. L'omicidio ricorda quello del giudice Occorsio, compiuto da Concutelli mentre stava indagando sulla P2, i Marsigliesi ed Ordine Nuovo. Occorre domandarsi perché, in singolare sintonia con determinati momenti di crisi politica o economica dello Stato, sia dato registrare la recrudescenza dei delitti più efferati. 21 luglio 1980. Una pattuglia della polizia identifica in un bar 5 individui: Alessandro Alibrandi, Stefano Tiraboschi, Franco Giuseppucci, Danilo Abbruciati ed Enrico De Pedis. 2 agosto 1980. Scoppia la bomba alla stazione di Bologna. La sentenza del 2022 indicherà come mandante Licio Gelli. Tra gli esecutori invece erano già stati condannati Fioravanti, Mambro e Ciavardini, cui si aggiunge Cavallini. 28 agosto 1980. Viene arrestato Aldo Semerari, sospettato per la strage di Bologna. Oltre che estremista di destra, è un piduista legato ai servizi.
In carcere inizia una crisi personale, un vero e proprio crollo psicologico che fa temere possa parlare. 13 settembre 1980. L'assassinio di Franco Giuseppucci si sta infatti occupando anche la Digos di Roma. Giuseppucci era stato arrestato in gennaio per ordine del giudice Amato. Lo si sospettava di avere preso parte ad una rapina in una banca romana attribuita ai NAR, che è il gruppo eversivo di estrema destra. Giuseppucci, 33 anni, sposato, è stato ucciso ieri sera qui, davanti ad un bar di Trastevere. Stava con amici quando un uomo da dietro una pianta gli ha sparato 2 colpi con una pistola munita di silenziatore. L'assassino è fuggito su di una moto guidata da un complice. Giuseppucci è voluto andare da solo nell'ospedale vicino, ma è morto mentre lo stavano operando. Il giudice Mario Amato, che fu assassinato dai NAR, aveva anche deciso di riaprire l'inchiesta su un altro episodio che riguarda Giuseppucci, il ritrovamento, cioè di armi nella sua roulotte avvenuto nel 76. Durante le indagini sull'assassinio, la polizia, che segue anche la pista del delitto comune, ha arrestato 3 persone sorprese armate in un ippodromo romano e che si pensa siano in qualche modo legate al Giuseppucci. Franco Giuseppucci viene colpito da alcuni componenti del clan dei Pesciaroli, legati al giro delle scommesse all'ippodromo. Ex collaboratori di quel franchino criminale, ucciso da quelli della Magliana, avanzano un credito per una scommessa vinta ed ancora non pagata dal Fornaretto. Secondo Abatino, i proietti non si sarebbero azzardati ad uccidere Giuseppucci senza pensare di avere le spalle coperte. Franco era l'unico testimone di importanti rapporti, l'unico a conoscere i mandanti di omicidi commissionati dalla banda, incluso quello di Mino Pecorelli. Franco sapeva tanto, troppo, anche del sequestro Moro. Il suo è stato un omicidio strano, che i Pesciaroli non avrebbero mai commesso se non su richiesta. E altrettanto strana, 2 anni dopo, è stata la morte di Danilo Bruciati. Franco e Danilo avrebbero potuto fare nomi e rivelare scomode verità. 25 novembre 1981 viene scoperto l'arsenale della Magliana, in via Liz a Roma. Un preciso collegamento tra malavita comune e estremisti di destra risulterebbe dalle indagini sulla scoperta di un arsenale di armi ed esplosivo all'interno di uno stabile del Ministero della Sanità all'Eur di Roma. Il deposito di armi, munitissimo, sarebbe stato impiantato 2 anni fa da esponenti della malavita comune. Occasionalmente le armi venivano affittate in cambio di denaro a terroristi neri che se ne servivano per le loro imprese. 13 gennaio 1981. Sul treno Taranto-Milano viene ritrovata una valigia contenente un mitra MAB con il calcio modificato. Uno simile era stato rinvenuto nei sotterranei del Ministero della Sanità, nascondiglio in uso sia ai NAR che alla banda della Magliana. Secondo Abatino il MAB era quello consegnato da Carminati per la liberazione di Aleandri. Erano contenute in questa valigia le 8 rudimentali bombe già pronte all'uso, rinvenute ieri, come già abbiamo dato notizia, sul treno Taranto-Milano fermato alla stazione di Bologna. Insieme alle bombe la valigia conteneva un fucile a canne mozze con relative munizioni e un mitra con 2 caricatori. Scendono in campo i vertici dei servizi segreti, collocano una valigia con esplosivo identico a quello usato pochi mesi prima nella stazione di Bologna. Collocano un mitra che è passato attraverso le mani del professor Semerari. È evidente che si tratta di una manovra gestita per intero dai servizi segreti. Lo sappiamo perché sono stati condannati definitivamente esponenti di vertice del SISMI collegato alla P2 e alla massoneria. E quindi quel messaggio è un messaggio che ha una chiarezza estrema. I giornali enfatizzano quel ritrovamento, fotografano ciò che è stato trovato, lo descrivono e Semerari capisce che qualcuno si è mosso. Per il depistaggio verranno condannati quelli del Super Sismi del generale Santovito, iscritto alla P2. Il depistaggio sarebbe servito a convincere il detenuto Semerari che ci si sta occupando del suo caso, che deve resistere e non parlare. La Digos di Bologna mostrerà ad Abatino il mitra trovato sul Taranto-Milano. Riconosco nel mitra che mi viene mostrato quello che fu prelevato nel deposito del Ministero della Sanità da Massimo Carminati. Lo posso affermare dal momento che la modificazione del calcio di questo
è leggermente diversa, anche se le modalità sono le stesse di quell'altro mitra di cui disponevamo, meno rifinito di quello che vedo. Sì, l'ho riconosciuto perché è un mitra particolare, ce ne avevamo due appunto che ci hanno dato dei ragazzi di Ordine Nuovo. È un mitra fatto, modificato in maniera rudimentale, con delle saldature, un mitra riconoscibilissimo. Sarebbe la conferma del ruolo giocato da Carminati nel depistaggio sulla strage di Bologna. Ma il neofascista condannato in primo grado verrà assolto in appello per intervenuta prescrizione. Quel mitra non è l'unica traccia che porta da via Liz ai luoghi teatro di clamorosi episodi criminali. In mezzo all'arsenale vennero ritrovati razzi di marca Energa analoghi a quelli usati dai NAR per uccidere due poliziotti della Digos, Francesco Straullo e Ciriaco di Roma, massacrati in auto nell'ottobre del 1981. Nel 79, il 13 luglio, identico tipo di granata era stata utilizzata per l'agguato mortale a un collaboratore di Dalla Chiesa, il tenente colonnello dei carabinieri Antonio Varisco, che stava indagando sul delitto Pecorelli. Erano presenti munizioni Javelot, uguali a quelle usate per uccidere Pecorelli. Per me quelle armi furono alterate solo per un motivo. Perché secondo me tra quelle armi c'era la pistola che uccise Pecorelli. Alcuni anni dopo, un altro razzo, identico ai primi due, sarà lasciato, di proposito, dagli autori di una strana rapina a un deposito valori della Brinks Securmar, una catena americana che faceva capo a Michele Sindona. Il colpo, senza precedenti, è stato rivendicato dalle Brigate Rosse, ma gli inquirenti non escludono del tutto che possa essere opera della malavita. Per confondere le acque, i rapinatori potrebbero aver abilmente imitato alcune tecniche dei brigatisti. A compiere l'operazione Tony Chicchiarelli, vicino a Danilo Abbruciati. 20 aprile 1981. Massimo Carminati viene arrestato al valico di Gaggiolo, in provincia di Varese, per una soffiata di Cristiano Fioravanti, appena pentito. Valico italo-svizzero di Gaggiolo, in provincia di Varese. In questo tratto un presunto estremista di destra ha tentato ieri sera di espatriare clandestinamente, aiutato da due complici. I tre sono stati bloccati dalla Digos. L'uomo che doveva varcare il confine sarebbe Massimo Carminati, di 26 anni, un milanese residente a Roma ricercato per associazione sovversiva e partecipazione a banda armata. La Renault 5 su cui viaggia viene crivellata di colpi e Carminati perderà un occhio. Molti anni dopo, il suo avvocato sosterrà che la Digos volesse uccidere Carminati per poi addossargli la strage di Bologna. Quante persone erano in grado di sapere che quella mattina, la mattina dell'omicidio, il dottor Amato sarebbe uscito a piedi e avrebbe preso l'autobus? So che mio marito ha chiesto una macchina dicendo che doveva lasciarla sua dal meccanico, quindi di conseguenza varie persone potevano sapere che quel mattino usciva a piedi. Le richieste da lui fatte venivano non raccolte anche dai suoi superiori, come per esempio quel giorno che doveva andare con l'autobus per la prima volta, credo in tutto l'anno, in ufficio, perché è sempre andato in macchina e chiese la macchina ma non gli fu data. La sentenza è stata emessa dopo sole 4 ore di Camera di Consiglio, letta in assenza degli imputati che hanno rinunciato a comparire in aula. E condanna Cavallini Gilberto, ritenuta la continuazione tra i delitti ascrittigli il Fioravanti, la Mambro ed il Signorelli alla pena dell'ergastolo. 4 condanne all'ergastolo dunque, e non soltanto per l'esecutore materiale del delitto, Gilberto Cavallini, e per gli organizzatori dell'attentato, Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, ma anche per Paolo Signorelli, l'ideologo, colui che in tutti i modi gli stessi terroristi avevano cercato di scagionare per dimostrare che l'assassinio del giudice Amato avvenne al di fuori di qualsiasi progetto eversivo. La Corte d'Assise di Bologna ha valutato invece che gli assassini abbiano agito con lo scopo di eliminare in Amato colui che con le proprie indagini stava per riconnettere tutte le sfaccettature della destra eversiva, individuare il comune denominatore di un movimento che, insieme ai terroristi, vedeva all'opera gli strateghi, quanti cioè degli atti di terrore si servivano per alimentare altre e più complesse operazioni di potere. Lei crede di potermi dire oggi come fu ucciso quel giorno il giudice Amato? Fu aspettato sotto casa diverse volte, una volta mi pare uscì con la figlia e non fu ritenuto opportuno
per quella strana forma di pudore che a volte non si crede che gli assassini abbiano, però insomma addirittura ucciderlo con accanto la figlia, che a quell'epoca aveva 10 anni, sembrò eccessivo anche a noi. Una volta ho detto uscì con la figlia, un'altra volta ci furono altri inconvenienti, finché un giorno riuscirono a prenderlo. Non fu un'azione particolarmente difficile. Noi immaginavamo, avevamo preso le nostre misure perché di solito andava in ufficio in automobile. Quel giorno invece di andare in automobile andò addirittura alla fermata dell'autobus, per cui fu ancora più semplice di quello che si immaginava. Perché all'improvviso si è definito un assassino? Io? Perché lo sono.